Saul Hudson, conosciuto in tutto il mondo con il nome d'arte Slash, nasce il 23 luglio 1965 a Hampstead, un sobborgo di Londra, in Inghilterra, da madre afroamericana e padre inglese. Ha vissuto a Stoke-on-Trent fino all'età di 11 anni, poi, nel 1976, insieme a sua madre Ola, stilista per molte celebrità musicali come David Bowie, Iggy Pop, Joni Mitchell e molti altri, si trasferì a Los Angeles, dove nel 1985, insieme al suo amico Steven Adler, completò la formazione di quella che sarebbe diventata una delle band più famose al mondo, i Guns N' Roses. Ma oltre alla sua carriera con i Guns N' Roses, con cui ha scritto e registrato brani e album che continueranno a essere celebrati per molti anni a venire, Slash ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, da Michael Jackson ad Alice Cooper, passando per i Motorhead e B.B. King, solo per citarne alcuni. Il chitarrista ha lavorato con alcune delle più grandi icone della musica, espandendo ulteriormente il suo impatto sulla scena musicale mondiale. E in questo video esploreremo alcuni aneddoti, curiosità e storie riguardanti la vita del leggendario chitarrista. Il soprannome Slash gli fu dato da ragazzo dal padre del suo migliore amico, l'attore Seymour Cassel, per via della sua natura irrequieta. La sua prima chitarra fu un'acustica spagnola con una sola corda, e come raccontò ad All Access durante un'intervista, ho mantenuto quella singola corda per un bel po' prima di imparare a montare le altre 5. La prima chitarra elettrica, invece, fu una copia economica da $150 di una Gibson Les Paul. Tuttavia, prima di imparare a suonare la chitarra, c'è da ricordare che una delle sue grandi passioni era il BMX e le gare di biciclette. Fu anche citato in alcune riviste come una giovane promessa nella categoria dai 13 ai 14 anni. Il suo primo approccio con uno strumento musicale avvenne quando era ancora a Stoke-on-Trent, in Inghilterra. All'età di 5 anni, durante una recita scolastica, Slash suonò una batteria. Arrivato poi a Los Angeles, fece amicizia con Steven Adler e insieme decisero di formare una band. Inizialmente Adler scelse di suonare la chitarra, mentre Slash optò per il basso. Tuttavia, dopo la sua prima lezione con il maestro Robert Wallin e averlo sentito suonare Brown Sugar dei Rolling Stones con la chitarra, Slash decise immediatamente di passare allo strumento a 6 corde. La chitarra divenne quasi un'ossessione, tanto che arrivò a dedicarle circa 12 ore al giorno. Questo è confermato anche da una lettera, scritta alla sua ragazza dell'epoca quando aveva 14 anni. Nel testo, Slash si scusava per parlare continuamente del suo amore per la chitarra, e le anticipava che presto avrebbe visto i Quiet Riot di Randy Rhoads, dal vivo. E fu proprio una ragazza che in quel periodo gli fece ascoltare quello che sarebbe diventato il suo album preferito di sempre, e che, come ammise lui stesso, gli cambiò la vita completamente. Rocks, degli Aerosmith. All'età di 16 anni, nel 1981, entrò a far parte dei Tidus Sloan, la sua prima band, con cui, nonostante l'assenza di un cantante, il 4 giugno 1982 tenne un concerto presso la scuola Fairfax High School di Los Angeles. In quel periodo, tra gli alunni dello stesso istituto, c'erano anche Anthony Kiedis, Michael Balzary, Jack Irons e Hillel Slovak, i 4 giovani che poi avrebbero ben presto formato i Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, noti in seguito come Red Hot Chili Peppers. Slash lasciò poi la Fairfax School e si trasferì alla Beverly Hills High School, dopo aver rovesciato una cattedra durante una discussione accesa con un suo professore. Alla Beverly Hills, uno dei suoi nuovi compagni di scuola fu il giovane Lenny Kravitz. Io e Slash abbiamo frequentato la stessa scuola superiore, ma non ci eravamo più visti da allora. Quando uscì il mio primo album, Let Love Rule del 1989, andai agli American Music Awards e i Guns N' Roses stavano ricevendo alcuni premi per Appetite for Destruction e Favorite Heavy Metal Artist, e erano tutti seduti di fronte a me. A quel punto, io e Slash abbiamo iniziato a guardarci di continuo, consapevoli di esserci già conosciuti e visti da qualche parte. Poi abbiamo realizzato di aver frequentato la stessa scuola, e da lì abbiamo cominciato a parlare, entrambi entusiasti dell'incontro e felici di vedere che stavamo riscuotendo i nostri primi successi da musicisti.
Tornando ora ai Tidus Sloan, il trio composto da Slash alla chitarra, Ronnie Schneider al basso e Adam Greenberg alla batteria riscosse un discreto successo come garage band. I tre ragazzi trascorrevano quasi tutto il loro tempo a provare e suonare, dedicandosi completamente alla loro musica. Nel 1983, con la stessa formazione, Slash propose di cambiare il nome della band da Tidus Sloan a Road Crew, ispirandosi alla canzone dei Motorhead We Are the Road Crew. Di lì a breve si unì al gruppo anche Chris Torres, che assunse il ruolo di cantante della band, e successivamente Steven Adler prese il posto di Adam Greenberg alla batteria. La band suonò per circa un anno fino al 1984, quando sia Chris Torres che Ronnie Schneider lasciarono il gruppo, quest'ultimo per unirsi a una band heavy metal. Per un breve periodo, Slash e Adler continuarono a suonare insieme con Duff McKagan al basso, che si era appena trasferito a Los Angeles e aveva risposto ad un loro annuncio. Durante la ricerca di nuovi musicisti o band per continuare ciò che avevano già iniziato, Slash, Steven Adler e il loro amico Mark Canter decisero di andare a vedere dal vivo una band dal nome Rose, di cui avevano sentito parlare molto bene, e che includeva tra i suoi membri Axl Rose e Izzy Stradlin. In realtà, Slash aveva già incontrato Izzy precedentemente in un negozio di chitarre dove aveva lavorato per un certo periodo, e in quel contesto i due si fermarono a parlare quando Izzy notò un disegno degli Aerosmith fatto da Slash. Slash e Adler rimasero molto colpiti dalla presenza scenica di Axl Rose e Izzy Stradlin, al punto che, una volta che la band cambiò nome in Hollywood Rose e Axl propose a Slash e al suo amico batterista di unirsi al gruppo, i due accettarono senza esitazione. Stradlin, però, poco prima che i due nuovi membri entrassero negli Hollywood Rose, decise di lasciare la band per unirsi a un altro gruppo. E così, il 16 giugno 1984, Slash, Steven Adler e Axl Rose si esibirono insieme per la prima volta su un palco, suonando il loro primo concerto. La band si esibì in altre due date, il 10 luglio al Troubadour e il 20 luglio al Madame Wong's West, ma dopo queste esibizioni la band si sciolse e Axl Rose tornò negli L.A. Guns, dove ritrovò anche Stradlin e dove dall'unione dei nomi delle due band nacquero i Guns N' Roses. A quel punto, Slash entrò a far parte dei Black Sheep, una band guidata da Willie Bass che ha ospitato molti grandi musicisti, tra cui anche un giovanissimo Paul Gilbert. Il 31 maggio suonò con loro al Country Club, e poco dopo, nel giugno del 1985, ricevette la proposta da parte di Axl Rose, Izzy Stradlin e Duff McKagan di entrare nei Guns N' Roses insieme al suo amico di sempre, Steven Adler. E il resto, come si dice in questi casi, è storia.